Questo video in particolar modo è dedicato al mio grande amico Vincenzo Piscopo, che napoletano di origine, di Arzano precisamente, mi ha fatto assaggiare il Casatiello 25 anni fa e io lo voglio ringraziare con il mio cuore. E da allora il Casatiello è diventato tipico della famiglia Pagnello nel periodo di Pasqua, Casatiello Pagnello, che fa anche rima. Per la farcia del nostro Casatiello andremo a fare dei cubetti di salame Milano 400 grammi, 300 grammi di cubetti di pancetta non affumicata, 400 grammi di provolone dolce e piccante, 200 più 200. Come potete vedere ci sono anche le uova. Le uova serviranno come decorazione fondamentalmente di questa bellissima corona che verrà fuori da questo, che è un cerchio da pasticceria tipo ciambella. Verranno messe le uova attorno a decorazione e verrà fuori una corona. Parliamo invece degli impasti, però io a questo punto vorrei interpellare il mio amico Giangi De Masi, esperto e consulente nell'ambito dell'arte bianca, pizzeria e panificazione, che ci verrà a spiegare quello che è l'impasto di tipo classico. Francesco chiama e io rispondo. Prepariamo l'impasto per il nostro Casatiello. È un impasto che prepareremo in due fasi. Faremo prima un preimpasto simil biga che darà più o meno le stesse caratteristiche del lievito madre e poi lo andremo a concludere. Partiamo preparando il nostro preimpasto che terremo per 4 ore a temperatura ambiente e poi successivamente 20 ore in frigo. Per 2 casatielli la ricetta prevede 400 g di farina per il preimpasto, 200 g di acqua, quindi il 50% sul peso della farina per il preimpasto e l'1% di lievito. Andiamo a inserire il lievito all'interno della farina, mescoliamo e successivamente incorporiamo l'acqua. Per il nostro preimpasto ho voluto usare appositamente una farina di tipo 2, quindi una farina semi-integrale, per dare all'impasto finale una rusticità che ci faccia ricordare un po' i sapori di una volta. Come vedete il nostro preimpasto deve essere solamente mescolato, non deve formarsi maglia glutinica, perché noi stiamo creando solamente un preimpasto che debba fermentare e non lievitare, quindi molto grezzo. Quando tutta la farina è assorbita dall'acqua, copriamo con una pellicola, facciamo qualche buchino e lo lasciamo riposare 4 ore a temperatura ambiente e successivamente 20 ore in frigo a 4 gradi per un totale di 24 ore. Trascorse 24 ore, questo è il nostro preimpasto. Nella madia ho preparato già 1 chilo di farina. Prepariamo la nostra farina e piano piano aggiungiamo l'acqua in cui abbiamo sciolto un piccolo start di lievito, circa 1-2 grammi. Mescoliamo e inseriamo l'acqua con il lievito, circa 780 grammi per raggiungere il 70% totale di idratazione finale. Spezzettiamo il nostro preimpasto e lo uniamo al composto. Mescoliamo di modo che si sciolga bene per evitare che si formino dei grumi, cercando di amalgamare tutto, e aggiungiamo il sale e l'ultimo goccio di acqua. Ora, per concludere, capovolgiamo l'impasto sul banco, gli diamo qualche piega e lo trasferiamo in una ciotola areata e che poi successivamente metteremo in forno con la luce accesa fino al raddoppio dell'impasto. Il nostro impasto
è raddoppiato e siamo pronti per aggiungere il condimento. Allora, la nostra versione del casatiello è pronta, adesso lo lasciamo lievitare per un'ora e poi il nostro buon chef Pagnello provvederà alla cottura. Siamo giunti al momento della cottura e andremo a mezz'ora nel forno, ventilato chiaramente, a 180 gradi. Allora che facciamo? La giriamo? Eh sì, dai, va. Giangi, che fai? Mi raggiungi? Ragazzi, è uno spettacolo. Uno spettacolo. È la miseria. È esagerato. Una corona, una ghirlanda. Giangi, dai, vieni, vieni. Eccomi, eccomi. Mamma mia! Sua Maestà o Casatiello? La nostra versione del casatiello. Beh, io lo devo tagliare. Eh sì, questo è il momento più catartico. Dobbiamo fare questo sacrificio. Va bene, allora ragazzi, però prima di fare questo sacrificio, come al solito, noi abbiamo terminato questo video. Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per gli aggiornamenti. Che dirvi, vi aspetto numerosi. Noi adesso tagliamo e assaggiamo. Facciamo questo sacrificio solo per voi. Giangi, tu lo vuoi l'uovo? Ma questo mo è caldo. Ma no, è caldissimo. Beh, Giangi, complimenti. Però facciamo a metà, dai. Sì, dai. Va bene? Sì. Se no è troppo. Prego. Cin Alla salute. Alla salute. Senti, hai fatto un ottimo lavoro, eh? Grazie. Con la crosta croccante poi è il massimo. Sembra quasi una porchetta. Va bene. Beh ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.